mi chiamo Ivan Piano e fin da bambino mi sono impazzamente innamorato di questo essere metà uomo e metà animale. Lo utilizzo nelle mie opere, in questo video e anche in tutti i cicli fotografici che ho dedicato a lui. Diciamo che mi interessa l'oscurità del personaggio, la metamorfosi che lui ha quando indossa la maschera. Contro il male per ora non si può fare ancora nulla con l'arte. Nella realtà napoletana neanche Batman si può difendere. Ogni riferimento non è puramente casuale. Sono Batman soltanto quando decido di essere Batman. Batman si difende purtroppo soltanto nei fumetti. Sul suo petto ardente, retra le unghie, lasciati perdere. Nei tuoi occhi rilucenti, faro di porto d'oro ed agata. Durante la proiezione del video le persone che uscivano dal box venivano marchiate con il timbrino del logo del Pipistrello, perché dovevi appartenere a questa comunità, altrimenti non potevi uscire dalla battita vera. È un piccolo mondo che ho creato attraverso questo video. Il video si chiama Batman Alive, cioè Batman una vita, una speranza per un mondo migliore. Bisognerebbe essere Batman tutti i giorni per stare nel mondo. Quando annegano le mie dita lente sulla tua testa elastica, la groppa si lascia carezzare voluttuosamente, come per scorgere un brivido. Avvolto dal corpo copre l'aria felina, i nostri zanopine, il movimento perfido che radica. Oltre questo omaggio a questo supereroe, sì, il mio lavoro è altamente al di fuori, diciamo, della moda del momento, in generale dell'arte. Le mie foto e i miei video sono praticamente tutti eseguiti a mano, i negativi sono bruciati, sono tagliati, sono fatti a pezzi, poi sono praticamente rimontati sulla carta fotografica. Io non sopporto le fotografie sotto plexiglass, sopra l'alluminio e incorniciate come un bonbon dallo zucchero impazzito. Trovo la mia essente che come te, anima labile, occhi tondi e pungenti nello sguardo.
queste cose che faccio sono per me come cartelli stradali, me li affiggo un po' nella mia vita per non dimenticare le emozioni e il vissuto, sono un po' mementi, no? Una mia opera è il mondo come lo sento. Non è la ricerca di un'identità, è il mio memento. Io già non ho la presunzione di sapere come sono, però quello che sento lo so, per cui lo tiro fuori ed è questo. L'arte è conoscenza, è comunicazione, però soprattutto conoscenza. Afro-American or American Negro intellectual perhaps permitted himself to be used in a way that wasn't really beneficial to overall. Valentina Mozzillo. Questo autoritratto è un mesciare emozioni. Non è cioè prende forma quando lo faccio, per cui non è così chiaro, se no io non dipingo sempre, non ho un'attività sfrenata nel dipingere, è un'esigenza, a un certo momento si raggruppano tutta una serie di emozioni che devono essere impresse, ci sarebbe un'implosione poi all'improvviso se non ci fossero queste tele. Per me è sempre stata espressione, anche nel gesto, è sempre stato molto, molto liberatorio, quindi ho scelto la pittura per questo. Ogni gesto sovrapposto al colore mi dà la sensazione di rappresentare un'emozione. Non è una rivelazione, io fermo delle immagini, delle cose, le fermo così. Non lo so, qualcuno scrive, altri... ognuno ha il suo modo. Questo è il mio modo.
occupavano degli spazi temporaneamente, sempre degli spazi praticamente in disuso, come possono essere dei vecchi cantieri navali, delle vecchie fabbriche abbandonate, quindi dei luoghi un po' tra virgolette sconsacrati. Una memoria forte, impregnata nelle architetture, negli scorci, nei rottami che trovavo e trovo tuttora sul posto. La musica per me è essenziale, è sempre stata importante. Inizialmente lavoravo insieme a dei miei amici DJ a nuovi suoni, a suoni meccanici che provenivano proprio da queste fabbriche abbandonate, da questi macchinari dismessi, e quindi insieme a loro riuscivo a combinare delle melodie, se così si possono definire, di questi ingranaggi, di questi pistoni che pompavano, no? questi rumori siderurgici quasi dalla topografia urbana. Facevo muovere il mio corpo come la musica suonava. Per me dipingere è essenziale. La pittura mi permette di comunicare i miei demoni, i miei mostri, le energie, a volte anche degli strati sottili ma profondi di pazzia, perché la pazzia non va messa da parte, anzi l'arte deve aiutarci a capire che i mondi nascosti possono essere i mondi più interessanti. Io cerco di provocare sempre nello spettatore uno shock emozionale. Vado a colpire direttamente il sistema nervoso di colui che guarda la mia azione performativa, perché credo che colpendo il sistema nervoso vado a colpire qualcosa di profondo, qualcosa che non sempre viene fuori. Far partire la mente dimenticandosi della mente, del cervello. E così i segni del volto non sono più i segni che l'occhio vede, ma sono i segni che l'occhio vede ad occhi chiusi. E forse quelli sono i ritratti dei miei amici che sono rimasti in periferia, che sono dei tossici, che sono dei camorristi e che sono degli spacciatori, che sono dei grandi amici. Poi cosa resta più? Restano i segni, resta la voglia di raccontare un vissuto, di raccontare, di crescere sempre insieme con molta energia all'arte, alla creatività. Essere totalmente assorbito da ciò che si sta facendo, essere confuso con ciò che si sta realizzando. La risposta che posso dare come artista è la pittura, il segno. La risposta che posso dare come artista è la pittura, il segno. La risposta che posso dare come artista è
Ogni volta che mi prendi attraverso lo specchio, fragilità, rapida e disuguale, disseminata di cadute, rotta, dolorosa, triste ed ispirata, che avanzi attraverso la sofferenza, il dolore, l'amore, la tenerezza e la collera improvvisa. Ogni volta che mi prendi attraverso lo specchio, coi tuoi uncini che prendono e trattengono, assomigli ad una marcia lenta e perseverante in una fitta foresta di liane. Ogni volta che prendi possesso di me, fragilità, spegni il mio sguardo e lo cacci in un angolo buio dove accovacciato attendo che una luce inaspettata, senza che prima fosse mai immaginata, giunga, intensa ed accecante. Ogni volta che prendi possesso di me, fragilità, ogni volta che prendi possesso di me attraverso lo specchio, fragilità, lasciami il sapore del cibo, lasciami i colori della terra, lascia cantare le mie carni come un cristallo impazzito. Ti guardo, mi guardi, ti guardo, mi guardi, ti guardo, mi guardi, ti guardo, mi guardi. Ti guardo, mi guardi, 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 ti guardo. Mi guardo! Ti guardo! Deva! Sebastiano Deva. E il nome dell'altro me stesso, che poi sono tanti, quanto sono i sentimenti dell'uomo, la tenerezza, la dolcezza, l'odio, la collera, lo stupore, la gioia, la violenza, il sangue, l'amore, Dio, la famiglia, lo Stato. Questi sono tutti gli altri nomi di me stesso. Se si spinge su questa parola, emotività, se supera il problema del suo disturbo dell'affettività, se supera il suo problema, che è il problema della nostra condizione contemporanea, della mancanza di affettività, l'arte può raccontare, far sognare, far volare e dimostrare che è ancora necessaria per essere un motore della società. C'è un vulcano che è il più monitorato del pianeta, il più pericoloso. Questo vulcano è tappato. Il giorno in cui si toglierà questo tappo avverrà un'esplosione devastante e io spero che sarà un'esplosione di colori piuttosto che di morte.
Tutti i sentimenti per chi nasce in periferia sono vissuti in una forma estrema, talmente estrema che si spengono molto prima di quanto si possano spegnere in una persona normale. La possibilità di provare gioia. Non c'è nessun altro momento nella mia vita se non quando raccolgo quell'istante indescrivibile che mi rende inespugnabile e che mi restituisce un sentimento che forse riesco a definire gioia. Ed è questo quello che vorrei poter portare con me nel resto dei giorni che mi rimangono. Sanità. Essere diversi significa non essere accettati, significa vivere abbandonati a se stessi. Essere diversi significa vivere fuori dal mondo, significa non essere accettati dagli altri. Nel momento in cui facciamo una performance è come se dipingessimo un quadro, come se volessimo modellare qualcosa, come se volessimo appunto produrre sulla materia, formarla, è un'altra espressione di noi, come se volessimo fare un'installazione. Noi non diamo molta importanza se è una performance, se è un quadro, se è una scultura o quello che sia. L'importante è il risultato, l'importante è ciò che viene fuori man mano che operiamo. È bello quanto un quadro, è bello quanto una scultura. Eliana Vambachinos. Michele Quercia. Avevo, penso, nemmeno 10 anni, già volevo a tutti i costi comunicare con gli altri, con i gesti, con i disegni, con le forme, con i colori. Fare una performance significa far entrare il fruitore dell'arte nell'arte, far sì che lo spettatore si senta parte integrante dell'opera, si senta in certo qual modo soddisfatto della propria opera. Io sono soltanto il tramite, è lui l'artista. Aspetto che gli altri, le persone, si mettano dentro la mia opera. È valido per esprimere i nostri sentimenti, per far vedere agli altri le nostre emozioni. Tu non sai che fa quello che fa da me, tu non sai quello che me lo ha, non saprai mai quello che fa da me, non sai quello che me lo ha, non saprai mai. Affondi in manari ma che la
che gli altri capiscano le nostre emozioni attraverso i nostri gesti. La comunicazione attraverso questo, attraverso il gesto delle mie mani, attraverso il creare qualcosa, il mostrare agli altri quello che riuscivo a creare. Vedevo la gratificazione degli altri nel vedere un sorriso, nel vedere l'emozione e il brillare degli occhi della gente, nel guardare quello che facevo. Quello significava veramente molto, significava ricevere qualcosa. Significa sperare di diventare e significa anche diventare nel frattempo. E poi magari cambiare completamente. C'era una volta una principessa che sposa un bellissimo re. Questa principessa era di origini orientali. Tutti erano incantati dalla sua bellezza, ma non sapevano che in realtà fosse una strega. Ed ogni giorno si guardava al suo specchio. Io sono Biancanera. In questo momento sono il mio personaggio. La storia sono le immagini ed è la storia di Biancanera. Io sono una fotografa, un'artista che utilizza l'immagine fotografica per raccontare tutto il mondo, tutto il mio mondo è nelle immagini. Ogni artista utilizza un mezzo per esprimere la propria rabbia e soprattutto per parlare a chi osserverà dopo le sue opere. Io utilizzo la macchina fotografica, quindi non faccio altro. Quando sono arrabbiata o ho avuto degli incubi, di prendere la macchina fotografica e utilizzarla per far esprimere questa rabbia e queste paure ai miei personaggi. Personaggi che poi a me sono buoni e non fanno poi paura. I miei personaggi sono dei burattini, sono dei pupazzi, sono maschere che prendono un'identità nel momento in cui si indossa la maschera. Quando io indosso la maschera, allora posso esprimere nel totale il loro essere. Quando invece le mie maschere vengono indossate, allora devo fare in modo che gli altri si comportino come io voglio che si comportino. Ed ecco che diventano dei burattini, dei semplici burattini. La strega in realtà non esiste. È una finzione, tutto è finto, tutto è irreale, come irreale la paura, come irreale l'incubo. La realtà è l'immagine.
La magia è in camera oscura. Quando nasce l'immagine, quando si sviluppa e prende vita, lì c'è la magia. Vorrei iniziare con una domanda scontata che ti avevano fatto 1000 volte. Perché fai l'artista? È l'unica cosa che so fare, è l'unica mia espressione, è il solo modo di comunicare. Cosa significa essere artista? Il contrario di essere curatore. Risponda alla mia domanda. Che cos'è un artista per te? L'artista è un essere che comprende il mondo a modo proprio, che può lanciare messaggi attraverso le emozioni, i sensi ed infrangere in questo modo più pregiudizi che tutto un mucchio di saggi ed intellettuali. Cosa vuoi fare da grande? Quello che non farai tu. Pedala, 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 pedala. Quello che vedi in questo museo è una sola grande installazione. Se togli un'opera o la sposti, sarebbe come togliere delle note alla Sesta Sinfonia. Ognuna di queste opere ha il suo senso, il suo percorso, la sua storia, in questo museo come nella storia dell'arte. Tutte le buone idee, le buone opere d'arte vanno per conto loro, come un motore in perpetuo movimento. Vuol dire che anche la mia opera è semplicemente un tassello del puzzle della tua installazione? Non voglio dire questo, voglio solo dire che l'arte è un meccanismo in progress, una macchina che non si muove senza tutti gli ingranaggi efficienti. L'arte deve presentare un'alternativa, non un'affermazione. Deve rappresentare uno strumento critico. Scegliere le opere per un museo sulla base del loro valore di mercato è come un pesce fuor d'acqua. Alla fine è un brutto museo contenitore, non un museo vivo. Mi sorprende ancora di più. Sono abituato a curatori manager. Se mi diventi artista, fregheranno anche te. Pedala, pedala. Tu sogni ad occhi aperti, amico mio. Suggerate, vuoi sapere perché? Perché non sei nel giro, non segui le mode, non frequenti i salotti che contano, dai fastidio. Vuoi fare l'artista, insomma. Vedremo se sarà la forza delle idee a prevalere. A proposito, perché sei sempre vestiti in bianco? Perché gli artisti sono degli angeli, dei puri, dei sognatori, dei bambini. E tu? Tu perché sei sempre in nero? Se tu sei l'angelo, io sono il tuo demone. Io volessi trovare pace. Io volessi trovare pace, ma una pace senza morte. Uno mi sa tanta porta sarebbe per campare. Sarebbe una mattina di primavera e arrivasse fino alla sera senza di inserrata là. Senza sentire più la gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amica che ti viene a consigliare.
senza sentire la famiglia che ti dice ma che hai fatto, senza scendere più a patto con la coscienza e la dignità, senza leggere un giornale, la notizia impressionante che non vuoi per tutto quanto e non viene chi ci fa, senza sentire un dottore che ti spiega la malattia, la ricetta in farmacia, l'onorario che ha papà, senza sentire sto cuore che ti parla di bugiardino, rima, che sta sì, che la no. Chi non l'apparteneva, Si può pace, pure sangue a tavola, riceve luce che la sta guerra, la sa sta cosa com'era, noi siamo sempre stessi parlando d'amore ma senza pietà. La gente che allungava, uomini si arrevone, si spera la pazienza, mazzata sotto il corpo. Chi non l'apparteneva, correva sangue a tavola, riceve luce che era sta guerra, la sa sta cosa com'era, noi siamo sempre stessi parliamo d'amore ma senza pietà. Chi volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una mese a tante volte sarebbe per campare, sarebbe una mattina di primavera e arrivasse fino alla sera senza lì, inserrata là.